Ciao amici, bentrovati su G come Gabri. Io sono Gabriele e oggi ti darò 7 consigli se vuoi fare l'animatore turistico nel 2021. Andiamo subito al sodo. Per fare animazione turistica c'è bisogno soprattutto di avere le giuste dritte per non sbagliare, per riuscire a fare le cose giuste, per inserirsi il più velocemente possibile. Allora partiamo immediatamente con i 7 consigli per fare animazione turistica nel 2021. Numero 1. Partiamo dalla motivazione. Fare animazione è sicuramente un lavoro molto stancante, dove c'è bisogno di essere molto motivati, dove ci si sacrifica per una causa comune, dove si fa parte di una squadra, dove ci si trascina l'un l'altro incoraggiandosi. E contestualmente ci si va per divertirsi, ovviamente. Il discorso è: non si va a fare animazione se non si trova un altro lavoro. Non deve essere l'ultima cosa che decidiamo di fare, ma deve essere un lavoro per il quale noi siamo motivati. Chi inizia a fare animazione senza una vera motivazione, ma solo perché non trova lavoro, dura al massimo un mese, forse 2. Quindi il mio primo consiglio è: fai animazione solo ed esclusivamente se sei veramente motivato a farlo. Consiglio numero 2: scegli molto bene l'agenzia animazione con cui partire. Come già ho detto in un altro video qua, scegli bene l'agenzia animazione, perché ce ne sono ancora oggi tantissime che pagano male o non pagano proprio, che fanno contratti farlocchi, che ti sfruttano e che ti trattano malissimo, e queste sono le cose che ti fanno passare totalmente la voglia di fare animazione. Quindi informati bene, cerca bene le agenzie più serie, quelle più affidabili, consulta forum, pagine Facebook, video su YouTube e scegli al meglio l'agenzia con la quale possibilmente potrai lavorare anche per tanti anni. Numero 3. Lo stage di formazione. Preferite sempre stage di formazione che siano intanto più lunghi di 1-2 giorni, perché quelle sono secondo me una presa per i fondelli. E poi privilegiate sempre gli stage gratuiti, più che altro perché ci sono troppi stage di animazione a pagamento che non portano assolutamente a niente, servono solamente all'agenzia di animazione per fare cassa. Quindi se proprio non potete fare a meno di partire per uno stage a pagamento, cercate il più possibile di assicurarvi che poi la partenza sia garantita, altrimenti sarebbero solo soldi buttati. 4. Occhio all'offerta economica. Oggigiorno le agenzie di animazione non si possono permettere di pagare meno di 500 euro netti al mese, più vitto e alloggio, con un contratto regolare e i contributi versati. È vero, 500 euro non sono una grande cifra, ma ci sono ancora tante agenzie che offrono 250, 300, 350 euro, e quello è schiavismo. 500 euro netti con i contributi, vitto e alloggio, ancora lo si può fare quando hai 18-19 anni. Ciò non toglie che se avete delle capacità o anche dell'esperienza potrete contrattare comunque lo stipendio, che comunque oltre una certa cifra è difficile che vada. Informatevi bene, comunque ci sono oggi nel 2021 delle agenzie di animazione che a prima stagione pagano anche di più, parliamo di 600, 700, 800 euro. Dipende. 5. È importante sapere gli orari dell'animazione. Parliamoci chiaro, bello chiaro e conciso. Dalle 9 di mattina all'1-2 di notte. Orario quasi continuato. Ci sono delle pause pomeridiane, pause pranzo, pause cena. Ci saranno delle sporadiche volte in cui si staccherà un po' prima perché magari ci sono pochi ospiti o gli ospiti sono anziani o non c'è la discoteca per un motivo X, ma in generale gli orari sono questi. Non ci sono più gli orari di una volta. Attenzione, gli orari di una volta erano a partire anche dalle 7:30, 8, 8:30 fino alle 4-5 di mattina ed era all'ordine del giorno. Però mettetevi in testa questo: gli orari generalmente sono questi, dalle 9 all'1-2 di notte, quasi continuativo. Numero 6. Il giorno libero. Attenzione, il giorno libero è un diritto sacrosanto dei lavoratori, per cui non accettate mai di partire per qualche agenzia che non vi garantisca almeno un giorno libero a settimana. Ci sono delle agenzie di animazione che obbligano i capi animazione a dare dei giorni liberi interi, quindi parliamo di 24 ore, stacchi il lunedì e riattacchi il martedì. Altre agenzie danno il giorno libero spezzato, quindi puoi avere 3/4 di giorno libero per esempio per rientrare poi la sera, perché magari è un'equipe piccola, ha bisogno di tutti gli animatori per fare gli spettacoli, e poi recuperare mezza giornata magari il giorno dopo o qualche giorno più in là. Questo potrebbe ancora essere concepito da alcune agenzie, per quanto secondo lo statuto dei lavoratori questo non dovrebbe succedere, però succede. L'importante è che non partiate mai per agenzie che non vi danno il giorno libero o che ve ne danno mezzo e basta. Questo non deve succedere. 7. Le lingue straniere. Ci sono agenzie che non richiedono lingue straniere, ci sono agenzie che richiedono l'inglese, il tedesco, il francese. Più lingue sapete meglio è, ma non fatevene un cruccio. Voglio dire, tante volte è richiesta una lingua
lingua, voi magari la sapete a livello base, però poi durante la stagione la imparate, specialmente perché a inizio stagione partite con della clientela meno esigente, paga di meno, magari delle persone anziane, sono più comprensive, quindi nel momento in cui sbaglierete a parlare nella loro lingua saranno più comprensivi e possibilmente vi aiuteranno. Io stesso quando ho cominciato non parlavo perfettamente le lingue, ho imparato le lingue grazie a degli ospiti che mi hanno insegnato. 8. Molto importante nel 2021, assicuratevi che quest'anno in particolare l'agenzia abbia un programma di tutela per i dipendenti. A livello di sanificazione degli ambienti, a livello di tampone, di test sierologico, è molto importante che ci si prenda cura dei propri dipendenti e non li si esponga a rischi per quanto riguarda la situazione Covid. Quindi se vedrete che l'agenzia non vi fornisce queste sicurezze e questa tranquillità, non ci partite. Ci sono agenzie che sono schiave del denaro, che se ne fregano, vogliono solo battere cassa, buttare gli animatori in pasto agli ospiti senza il minimo controllo, perché tanto se si ammalano. Quindi mi raccomando, nel 2021 occhio a queste cose: guanti, mascherine, sanificazione e tutela per i lavoratori.